Good morning guys! Oggi parliamo di un sistema per proteggere le mie mani dal freddo invernale. Dato il prezzo, quant'è che l'ho pagato? Cavolo, non mi ricordo quanto l'ho pagato. E ora vado a vedere. Ho appena riletto, visto tramite l'applicazione, che la spesa è stata di soli 20 euro. Mi son detto, compriamolo, vediamo come funziona, magari poi lo terrò per ogni mio inverno che arriverà. L'ho comprato perché l'ho visto utilizzare da tantissime persone. Allora mi sono detto 20 euro è una spesa abbastanza minima, quindi perché non comprarlo e provare a vedere come funziona. Il pacco in realtà l'ho già aperto perché volevo vedere che tutto quanto ci fosse al suo interno. Non vi ho detto di cosa stiamo parlando perché lo avete letto fondamentalmente nel titolo ed è un paramani. Nelle prime due bustine abbiamo quello che è fondamentalmente a tutti gli effetti il paramani, che è la parte che va davanti. È plastica ragazzi, non è tagliente in nessun modo. 1 e 2. Poi troviamo all'interno della busta quelli che sono tutti i supporti e le viti per agganciarlo. Questo supporto si mette dove c'è l'attacco dello specchietto. In questo buco qua facciamo passare la vite che aggancia lo stelo dello specchietto, un altro attacco. Questi due non capisco a che cosa possano servire. Vabbè, ora lo vediamo. Ora ragazzi direi di passare con Noise, quindi me la porto qui e cominciamo a capire e vedere come si monta e poi come sta esteticamente questo paramani. Non danno delle istruzioni, però non è un sistema penso così complicato con quello che ho. Vado a esclusione e vediamo di capire. Devo andare a avvitare il supporto al paramani. Vedo che ci sono tantissime rondelline di plastica, presumo servono per far sì che quando si va a creare questa morsa non si vada a creare un punto di rottura. Prendo vite, inserisco, rondellina, questo sicuramente va nella parte esterna. Ma dov'è il paramani? Ce l'avevo in mano e lo stavo cercando. Mi sto rincoglionendo sempre di più. Metto altre due rondelline per creare lo spessore qua. Vado a stringere. Si stringe benissimo anche a mano, non serve cacciavite e cose varie. Il supporto per il manubrio è pronto. Il mio ragionamento non è poi stato così stupido, perché vedete che, non so se riuscite a percepire, che c'è un piccolo punto luce qui sotto. Qui non si riesce a vedere perché c'è la curva ed è fondamentale in questo momento, perché se io vado a stringere troppo la morsa fra questi due pezzi di plastica, essendoci la curva, andrei a crepare quella che è la plastica, mentre quelle piccole rondelline di plastica mi hanno creato quello spessore minimo fondamentale necessario per poter stringere in sicurezza e non crepare la plastica. Questa sarebbe la soluzione sulla moto. Ora non mi resta che andare ad avvitare. Mi sono accorto che nell'andare a montare questa parte qua strutturale l'ho montata sbagliata. Devo montarla non verso l'interno ma verso l'esterno. Ora come prima cosa devo andare a smontare lo specchietto. Ok. Penso che questo sia un distanziatore, perché altrimenti la struttura, esatto, è troppo vicina alla leva. Ed ecco che entrano in gioco le altre viti. Ora stringo. In realtà ragazzi è meglio di quello che pensassi. Questo è come compare esteticamente montato davanti, questo invece è come compare dietro. La cosa buona è che ora guidando ho un minimo di protezione. Non vi posso nascondere che questa cosa fatta in questa maniera non mi dispiace. A livello estetico non mi fa impazzire, sicuramente passato l'inverno è la prima cosa che vado a togliere dalla moto, però se la funzionalità è ottimale e fa quello che promette, sicuramente per 20 euro è un accessorio best buy. Senza girarci troppo intorno ragazzi, per 20 euro secondo me è un acquisto notevole, perché promette di proteggere dall'aria le nostre mani mentre guidiamo e sicuramente vedendo come è montato lo fa molto bene. Non ci risolve la situazione, però ci dà un notevole aiuto. A livello estetico ragazzi sembra di avere una moto da cross.
ricordatevi che vi metto il link qui sotto in descrizione, solo 20 euro. Potrebbe costare anche di meno perché parliamo di un pezzo di plastica con un po' di metallo a supporto, però per trovarsi un lavoro fatto, rifinito abbastanza bene e pronto all'uso, direi che ce li posso anche spendere tranquillamente. Nel frattempo mi ha scritto Bugs Parts. Vi ricordo che a breve uscirà il nuovo video di personalizzazione del mio canale, tutta la parete nuova con la scritta fatta e regalatami da Bicilindrico alias Matteo e un bellissimo accessorio che ho comprato da Bugs Parts. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!